Immaginate una donna che guarda il wrestling da lontano, una donna che per anni ha combattuto ogni singola battaglia come se fosse l'ultima, che ha portato sulle spalle compagne, responsabilità, sogni e cicatrici. Una donna che all'improvviso si ritrova costretta a fermarsi. E più il tempo passa, più sente che il mondo che ama, quel ring, quelle corde, quel pubblico, continua a girare anche senza di lei. Immaginate la frustrazione, immaginate la rabbia, immaginate il vuoto. Ora immaginate che quella donna, dopo mesi a guardare da fuori, dopo lacrime, dubbi e noti passate a chiedersi se tutto questo abbia ancora un senso, decida improvvisamente di tornare. Non per farsi applaudire, non per nostalgia, ma per una sola precisa ragione: chiudere il cerchio con la persona che più di tutte l'ha ferita. Questa è la storia di Maika e questo è l'inizio di un nuovo capitolo della sua eterna rivalità contro la Phoenix Queen, Saya Kamitani. Il ritorno di Maika non è stato un ritorno qualunque, è un avvenuto domenica 30 novembre, in un momento in cui le sue compagne di EXV erano circondate, massacrate dalle ragazze di Hate. Un pestaggio in piena regola di quelli che hanno fatto la fortuna del gruppo guidato da Saya Kamitani e Natsuko Tora, ed è stato proprio lì, in mezzo al caos, che è apparsa lei, Maika. La leader di EXV si è presentata mentalmente trasformata, emotivamente rinata e senza troppi giri di parole è entrata nel ring come un uragano, proteggendo le sue compagne e mettendo subito gli occhi addosso a tutto Hate, ma soprattutto li ha messi su Saya Kamitani. E qui è impossibile non tornare indietro nel tempo. Estate 2024, Stardom Sapporo Rendezvous. Maika è World of Stardom Champion all'apice della sua carriera, un momento che avrebbe dovuto rappresentare la consacrazione definitiva. La sua corsa da campionessa era stata intensa, emotiva, profonda, forse quella più voluta e più rispettata di quell'anno. Ma è proprio lì, quando tutto sembrava finalmente al posto giusto, che il destino ha deciso di ribaltare il tavolo. Durante il match contro Natsuko Tora, Maika si è ritrovata improvvisamente tradita dalla persona su cui aveva investito più fiducia, Saya Kamitani. Una Saya completamente diversa che abbandona senza rimpianti la sua aura di Golden Phoenix per abbracciare qualcosa di più oscuro, più fredda, più crudele, più affamata di potere. È la notte in cui nasce la Phoenix Queen. E per Maika è la notte in cui tutto crolla. Dopo quel tradimento le due hanno preso strade diametralmente opposte. Saya è precipitata nel buio come se lo avesse sempre desiderato. Ha iniziato una rivalità feroce con Tam Nakano, una rivalità talmente intensa da consumare entrambe. Una rivalità che si è conclusa mesi dopo All Star Grand Kingdom 2025 con il ritiro di Tam. Quella storia ha definito Saya come una delle figure più influenti dell'intera compagnia, una top heel definitiva, una presenza che domina e destabilizza allo stesso tempo. Saya è diventato un simbolo di potere e di distruzione. Maika invece ha vissuto l'esatto contrario. Ha attraversato il periodo più buio della sua carriera, i risultati non arrivavano, le pressioni aumentavano e EXV, la stable che aveva contribuito a formare e guidare, stava vivendo l'addio di Mina Shirakawa, l'altra metà della colonna portante del gruppo. È stato un periodo di responsabilità schiaccianti, di incertezze, di scelte difficili. E proprio quando sembrava pronta a riprendere la sua strada, il destino ha aggiunto un ostacolo ancora più grande: l'infortunio al gomito. Un infortunio serio che l'ha costretta fuori dal ring da metà maggio fino a novembre 2025. È stato in quei mesi, lontano dalla Stardom, che Maika
ha vissuto qualcosa che nessuno avrebbe immaginato. In una recente intervista ha confessato di essere scivolata in una sorta di depressione. Guardare il wrestling in TV la faceva stare male, provava dolore, rabbia, senso di impotenza. Pensava che forse il suo tempo fosse finito, che forse il suo corpo e la sua mente non avrebbero più trovato lo stimolo giusto per tornare. È arrivata persino a odiare ciò che una volta amava più di tutto. Ed è qui che arriva una delle parti più belle, più umane, più profonde di questa storia. A metà ottobre del 2025, durante il tour della WWE in Giappone, Maika si è ritrovata faccia a faccia con una figura che ha rappresentato per lei una sorella, una rivale, un tassello fondamentale della sua carriera, Giulia. Le due sono state compagne in Donna del Mondo dal 2020 al 2024, vivendo insieme uno dei periodi più iconici dell'intera storia recente della Stardom. Quell'incontro, secondo Mike, è stato la scintilla che le ha ridato il fuoco, le ha ricordato chi è, da dove viene e perché ha iniziato tutto questo. Ed è per questo che il suo ritorno non è un ritorno come gli altri, non è una semplice ricomparsa, è un ritorno pieno di significato, di ferite che ora sono cicatrici, di fragilità che sono diventate forza. Maika non è tornata per occupare spazio, è tornata per reclamare ciò che ritiene suo, è tornata per affrontare ciò che è rimasto in sospeso ed è tornata per puntare dritta verso la donna che più di tutte rappresenta quel passato da riparare, la Phoenix Queen, Saya Kamitani. E non è un caso che lo show dell'8 dicembre ospiterà un Hate Women Tag Team Match che sembra già un prologo perfetto di quello che sta per accadere. Da una parte Maika, Saori Anou, Sayaka Kurara è un'alleata misteriosa, e qui la teoria più forte porta dritta al nome di Xina, altra membro di EXV ferma da molto tempo per infortunio. Dall'altra parte Sayaka Kamitani, Natsuko Tora, Ruaka e Azusa Inaba, una guerra dichiarata, uno schieramento che non lascia spazio ai dubbi, un primo assaggio della tempesta che verrà. E mentre Maika torna a lottare per riprendersi tutto, Saya invece si trova nel pieno del suo dominio, un dominio che oggettivamente sembra quasi inarrestabile, perché Saya Kamitani ha davanti due appuntamenti giganteschi. Il primo, il 29 dicembre a Dream Kingdom, dove difenderà il World of Stardom Championship contro Saori Anou. Un match che da solo potrebbe definire l'intero inverno della compagnia. Il secondo è ancora più grande, 4 gennaio 2026, Wrestle Kingdom 20, Tokyo Dome. Un winner takes all match contro Shuri, Strong Women's Title contro IWGP Women's Championship. Chi vince prende tutto, letteralmente. Uno dei match più importanti dell'intera carriera di Saya Kamitani. E in mezzo a tutto questo, in mezzo a titoli, gloria, storyline immense, rivalità epiche, c'è Maika, l'unica che realisticamente può mettere davvero i bastoni tra le ruote all'ascesa totale della Phoenix Queen, perché questa rivalità non è solo wrestling, è personale, è emotiva, è irrisolta e ora è tornata ad ardere come non mai. Questo, signore e signori, è solo l'inizio, perché Maika non è tornata per partecipare, ma per cambiare il destino suo e del Joshi Pororeso. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivando anche la campanella per non perdervi nuovi contenuti e non dimenticate di seguire Donne tra le corde per rimanere aggiornati con tutte le ultime news dal mondo del wrestling femminile.
Inoltre, se vi piace il mio lavoro e volete aiutare il mio progetto a espandersi sempre più, beh, potete farlo tramite il link PayPal che trovate qui sotto in descrizione. Ogni donazione può aiutarmi concretamente nel portare nuovi contenuti sempre più di qualità. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima! Bye bye!